Ciao a tutti e bentornati su Katie Made. Io sono Katie ed oggi andremo a realizzare insieme questa borsetta. Protagonista del progetto di oggi è il cordoncino scialla di Borgo dei Pazzi, che io ho scelto in questa variante sul sito come colore numero 6. È un cordoncino 100% polipropilene e una rocca è formata da 250 grammi che mi sono bastati per realizzare questo progetto interamente infilato. Sul sito di Borgo dei Pazzi trovate anche altre colorazioni. Vi lascio come sempre il link nel box informazioni qui in basso insieme al codice sconto utilizzabile su tutti i filati presenti sul sito, quindi non solo per quanto riguarda il cordoncino scialla. È un progetto veramente semplice anche se non sembra. Ho applicato anche la cerniera, ho cercato di spiegarvi tutti i passaggi in modo chiaro, spero di essere stata abbastanza chiara. Comunque se avete qualche dubbio mi raccomando lasciatemi un commento qui sotto. A questo punto vediamo subito cosa ci occorre per realizzare questa borsa e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Avremo bisogno di circa 200 grammi di cordoncino scialla. Io ho utilizzato la variante numero 6. Uncinetto numero 3, una cerniera, della rete o del feltro per irrigidire il pannello e i laterali della borsa, una catena con dei moschettoni per realizzare la tracolla, ago e filo da cucito, ago da lana e possiamo iniziare subito con il tutorial di oggi. Avvieremo 32 catenelle. Fatte le 32 catenelle che equivalgono esattamente a 17 cm, a questo punto proseguiamo lavorando una maglia bassa per ogni catenella sottostante. Quindi procediamo puntando l'uncinetto nella seconda catenella e lavoriamo una maglia bassa e procederemo così per ogni catenella sottostante. Ok, terminata la riga, a questo punto procederemo con la lavorazione che abbiamo scelto. Nel mio caso andrò a lavorare il punto Prada, ma farò qualche piccola variazione per renderlo traforato. Quindi procediamo. Se volete lavorare il punto Prada classico trovate il tutorial sul canale, magari ve lo lascio consigliato qui in alto. Comunque, senza fare la catenella per girare, vado a lavorare direttamente una maglia bassa nel primo punto ed alzo il lavoro con 2 catenelle. In questo modo abbiamo sostituito la prima maglia alta. All'interno dello stesso punto vado a lavorare 3 maglie alte. Quindi 1, 2 e 3. Avremo quindi in totale 4 punti nello stesso punto. Ora salto 2 punti, vado nel successivo e lavoro una maglia bassa in questo modo. Poi ripeto di nuovo, alzo il lavoro con 2 catenelle, in questo modo ho sostituito la prima maglia alta
e procedo lavorando altre 3 maglie alte all'interno dello stesso punto di base, quindi una, 2 e 3. Salto di nuovo 2 punti, vado nel successivo e lavoro una maglia bassa. Quindi procediamo in questo modo per tutta la riga. Ok, ho terminato questa riga. A questo punto vi do qualche indicazione. Intanto non fate caso se sembra che abbiate fatto degli aumenti, perché poi lavorando si sistema tutto. E volevo dirvi che per quanto riguarda anche la lavorazione base del punto Prada ho fatto qualche variazione. Di solito il punto Prada si lavora su un multiplo di 4+1 a cui va aggiunta poi la catenella per girare. In questo caso io ho lavorato su un multiplo di 3+1 a cui ho aggiunto una catenella per girare. Quindi, detto questo, se volete farla più grande calcolate questo multiplo. Sempre nel caso utilizzate la stessa mia lavorazione. Ora voltiamo il lavoro e andiamo a lavorare la riga che renderà la lavorazione traforata. Quindi procedo, non faccio la catenella per girare, ma vado a lavorare una maglia bassa nel punto di base e lavoro una maglia bassa sulla maglia bassa per alzare il lavoro. In questo modo ho sostituito la mia mezza maglia alta, la prima. Dopodiché dobbiamo andare a lavorare 3 catenelle che recuperano le prime 3 maglie alte, guardando il lavoro da questo lato. Quindi 1, 2 e 3. Dopodiché carico il filo, vado alla base, proprio qui al centro tra un ventaglio e l'altro, sulla maglia bassa, e lavoro una mezza maglia alta. In questo modo procedo lavorando di nuovo 3 catenelle che recuperano sempre le 3 maglie alte in più. Poi la quarta la andiamo a recuperare con la mezza maglia alta sulla maglia bassa che si trova qui. E procediamo così per tutta la riga, quindi 3 catenelle e una mezza maglia alta sulla maglia bassa fino a fine riga. Termineremo la riga facendo una maglia bassa all'interno dello spazio formato dalla maglia bassa e le 2 catenelle, proprio qui. Dopodiché voltiamo il lavoro e riprendiamo la lavorazione a punto Prada. Quindi non faccio la catenella per girare, questo non lo faccio in nessuna riga.
lavoro direttamente la maglia bassa nel primo punto, alzo il lavoro con 2 catenelle e all'interno di questo punto lavoro altre 3 maglie alte. Vado a chiudere con una maglia bassa sulla mezza maglia alta che abbiamo in basso, quindi saltiamo le catenelle, andiamo direttamente sulla mezza maglia alta, lavoriamo una maglia bassa e poi ricominciamo facendo 2 catenelle, 3 maglie alte nello stesso punto di base, salto le catenelle, vado nella mezza maglia alta e lavoro una maglia bassa. Procederemo in questo modo per tutta la riga. Terminiamo il giro facendo una maglia bassa nell'ultimo punto, ovvero sulla mezza maglia alta sottostante, e a questo punto, terminata anche questa riga, non dovremo fare altro che alternare per tutto il pannello questa riga con la riga precedente, ovvero quella che dovremo lavorare ora, partendo con una maglia bassa ed una maglia bassa sulla maglia bassa sottostante per sostituire la prima mezza maglia alta, 3 catenelle e una mezza maglia alta sulla maglia bassa che si trova esattamente tra un ventaglio e l'altro, quindi proprio qui al centro. Di nuovo 3 catenelle, mezza maglia alta e così via per tutta la lavorazione del pannello. Vi lascio indicati qui in alto il numero totale di righe insieme alla misura in centimetri, quindi raggiungiamo queste misure e poi vediamo come procedere. Lavorate le 36 righe, ho raggiunto 30 centimetri. A questo punto possiamo andare a rifinire tutto il pannello, quindi voltiamo il lavoro e dovremo innanzitutto andare a lavorare delle maglie basse all'interno di questi punti che abbiamo qui nell'ultima riga, perché l'ultima riga lavorata è quella con gli archetti. Quindi procedo senza fare la catenella per girare, lavorando la prima maglia bassa nella prima maglia che ho sottostante, poi qui abbiamo le 3 catenelle che corrisponderanno a 3 maglie basse, quindi lavoro una maglia bassa nella prima catenella, una maglia bassa nella seconda ed una maglia bassa nella terza. Dopodiché abbiamo la mezza maglia alta, quindi al di sopra lavoriamo una maglia bassa e poi abbiamo di nuovo le 3 catenelle che corrisponderanno a 3 maglie basse. Procediamo quindi in questo modo per tutta la riga.
lavorando una maglia bassa per ogni punto che abbiamo sottostante. Terminata anche questa riga, a questo punto procediamo con l'altro lato, quindi faccio una catenella, una maglia bassa nello stesso punto di base e procedo lavorando una maglia bassa per ogni punto che ho qui lungo il bordo. Ci ritroviamo di nuovo nell'angolo e nello stesso punto che si trova appunto nell'angolo andiamo a lavorare una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. Poi procediamo facendo una maglia bassa in ogni punto sottostante, nell'angolo di nuovo una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa. Procediamo di nuovo con una maglia bassa per ogni punto sottostante fino ad arrivare all'ultimo punto, che è il primo di questo giro dove andremo a chiudere il lavoro. Terminato il giro, terminiamo con una maglia bassa, la catenella andiamo a sostituirla con l'asola di chiusura. Una volta lavorato il pannello andremo a lavorare i laterali che avranno la stessa lavorazione del pannello. Per realizzare i laterali seguiremo lo stesso procedimento del pannello, ma con la differenza che andremo ad avviare 11 catenelle. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Questo perché seguiremo lo stesso multiplo che abbiamo seguito per il pannello, ovvero multiplo di 3 più 1, aggiungendo poi la catenella per girare. A questo punto procedo lavorando una maglia bassa per ogni catenella sottostante, quindi poi avremo 10 maglie di base. Terminata la riga procediamo lavorando con il punto Prada, quindi sempre come abbiamo fatto per il pannello facciamo una maglia bassa, 2 catenelle per alzare il lavoro, quindi diciamo che questa sostituisce la prima maglia alta,
e all'interno dello stesso punto di base andiamo a lavorare altre 3 maglie alte. Saltiamo 2 punti, andiamo nel successivo e lavoriamo una maglia bassa e poi ricominciamo da capo, quindi alziamo il lavoro con le 2 catenelle e all'interno dello stesso punto di base lavoriamo 3 maglie alte. Saltiamo 2 punti, nel successivo maglia bassa, 2 catenelle per alzare il lavoro, 3 maglie alte nello stesso punto di base, saltiamo 2 punti, ultimo punto, maglia bassa e chiudiamo così la prima riga di lavorazione per quanto riguarda il punto Prada. A questo punto voltiamo il lavoro e sempre seguendo lo stesso procedimento del pannello lavoriamo una maglia bassa nel primo punto sottostante e alziamo il lavoro lavorando una maglia bassa sulla maglia bassa appena lavorata. In questo modo procediamo lavorando le 3 catenelle e la mezza maglia alta sulla maglia bassa che si trova tra un ventaglietto e l'altro. Di nuovo 3 catenelle, mezza maglia alta sulla maglia bassa, 3 catenelle e una maglia bassa all'interno dello spazio qui. In questo modo, a questo punto voltiamo il lavoro e si ricomincia con la lavorazione del punto Prada, quindi maglia bassa nel primo punto, 2 catenelle per alzare il lavoro, 3 maglie alte all'interno dello stesso punto di base. Dopodiché saltiamo le catenelle, andiamo a lavorare una maglia bassa sulla mezza maglia alta e ricominciamo 2 catenelle e 3 maglie alte all'interno dello stesso punto di base e procediamo così per tutta la riga e per tutte le righe di lavorazione. Dovremo andare ad alternare questa riga con la precedente, quella con le mezze maglie alte e le catenelle. Quindi ora chiudo con la maglia bassa sulla mezza maglia alta, faccio l'ultimo ventaglietto e chiudo con una maglia bassa sulla mezza maglia alta sottostante. In questo modo vi lascerò indicati qui in alto il numero totale di righe che andrò a lavorare io insieme alla misura in centimetri, quindi raggiungiamo queste misure e poi vediamo come procedere. E una volta lavorate tutte le righe, questo sarà il risultato finale. Ho raggiunto in totale 14 centimetri. Ora dobbiamo andare a fare il giro di rifinitura che è lo stesso del pannello, quindi molto semplicemente andiamo a voltare il lavoro
Facciamo una maglia bassa nella prima maglia. Procediamo quindi lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante, calcolando sempre l'aumento in ogni angolo. Quindi in ogni angolo andremo a lavorare sempre una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa, mentre per gli altri punti una maglia bassa per ogni punto sottostante. Qui abbiamo l'angolo, come ho detto ho fatto una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa e poi procedo lavorando una maglia bassa in ogni punto sottostante. Terminato tutto il giro, tagliamo il filo e andiamo a chiudere con asola di chiusura. Ripeteremo lo stesso procedimento anche per l'altro laterale, dopodiché si andrà a foderare tutto e assembleremo poi tutta la borsa. Per foderare il pannello innanzitutto ci prendiamo le misure appunto del pannello, nel mio caso è 31 x 19. A questo punto ritaglio un pezzo di rete che io ho già fatto delle stesse dimensioni. In alternativa potete utilizzare del semplice feltro. Se utilizzate del feltro vi basta ritagliare le misure del pannello e applicarlo direttamente sul pannello. Nel caso invece utilizzate la rete come farò io, dovremo fare un passaggio in più, ovvero prendere il tessuto per la fodera, metterlo a doppio per comodità, ovviamente, per semplificare le cose. Posizionate poi il pezzo di rete al di sopra e ritagliate il tessuto necessario. Messo a doppio perché noi dobbiamo andare a rivestire anche il pezzo di rete, perché a differenza del feltro la rete, se si vede al di fuori della borsa, non è proprio carino. Quindi la andiamo a foderare, la posizioniamo al di sopra del tessuto, chiudiamo il tessuto e poi andiamo ad applicarla, a cucirla direttamente sul pannello in modo molto semplice e veloce. Io farò un passaggio veramente semplicissimo, vado a bloccarlo proprio in questo modo e lo posiziono direttamente sul pannello ad uncinetto. In alternativa, se preferite, magari è più comodo per voi, potete andare a cucire con la macchina da cucito o a mano, bloccando per bene la rete, e poi successivamente andare a cucire il pezzo di rete foderato sul pannello. Io, sempre per questioni di tempo, cerco di tagliare alcuni passaggi, però ovviamente voi potete tranquillamente rifinire per bene tutta la vostra borsa.
Bene, a questo punto dovremo andare ad assemblare la nostra borsa. Un laterale l'ho già cucito, guardate come viene bene la cucitura con questo filato tutto colorato. L'altro laterale l'ho già puntato utilizzando dei marcapunti in modo da avere una cucitura perfetta. Una volta fissato in questo modo o imbastito con il cordino stesso, cioè avendolo posizionato, andiamo con lo stesso cordino lago, andiamo a fissare innanzitutto il cordino tra le maglie. Possiamo farlo sia dall'esterno che dall'interno. A questo punto inizio a cucire entrando ed uscendo dalle asole che abbiamo qui lungo tutto il bordo. Quindi io qui ho messo il marcapunti, entro con l'ago in questo modo e rimuovo il marcapunti. Per quanto riguarda il primo punto vado a fare sempre una doppia passata che farò in questo modo. Rientro dal lato verso di me in questo modo e poi procedo cucendo asola per asola. Può capitare che non abbiate lo stesso numero di asole sia sul pannello che sul laterale, ma non è importante, l'importante è che comunque l'abbiate fissato poi per bene. E se per caso combacia, per esempio quest'asola combacia con queste due asole, vado a fare una doppia cucitura nella stessa asola, quindi entrambe queste asole le blocco con una sola asola dal lato del pannello. Quindi procedo in questo modo. Vedete, sono rientrata nella stessa asola del pannello ma nell'asola successiva del laterale. Procediamo così fino a cucire tutto il pannello. Terminata la cucitura, come abbiamo fatto all'inizio della cucitura, appunto, andiamo a fare una doppia passata nell'ultimo punto e poi andiamo a bloccare il filo tra le maglie. Questo sarà il risultato finale. A questo punto, per andare a rifinire ulteriormente il bordo, vado a fare un giro a maglia bassa tutto lungo il bordo. Quindi mi riprendo lo stesso cordino, mi aggancio sul bordo e lavoro una maglia bassa per ogni punto sottostante. Punto l'uncinetto in una delle maglie che ho sul bordo e lavoro una maglia bassa in ogni punto.
Terminato il giro, tagliamo il filo e andiamo a chiudere con asola di chiusura. A questo punto, per applicare la cerniera dobbiamo andare a creare 2 fascette qui sulla parte alta della borsa. Io ovviamente andrò poi ad accorciare la mia cerniera, visto che è un po' più lunga del bordo. Questa è da 30 cm, però ci vorrebbe una più corta. Al momento ho questa, quindi sistemerò il tutto. Innanzitutto ci prendiamo il cordino e ci andiamo ad agganciare esattamente su uno dei lati più lunghi della borsa e iniziamo lavorando sempre a maglia bassa, punto l'uncinetto però prendendo solo l'asola retro. Lavoro una maglia bassa e procederò così per tutte le maglie di questo lato. Lavorata questa riga non dovremo far altro che lavorare maglie basse e righe di andata e ritorno, calcolando che poi dobbiamo posizionare la cerniera in questo modo, quindi dobbiamo creare 2 fascette da entrambi i lati fino ad arrivare qui alla cerniera, appunto. Quindi io vi lascerò indicati qui in alto il numero di righe totali che lavorerò io, insieme ovviamente alla misura in centimetri, che può esservi sicuramente più di aiuto rispetto al numero di righe di lavorazione. Quindi a questo punto cosa facciamo? Si volta semplicemente il lavoro e si vanno a lavorare righe di maglia bassa. Procedo quindi puntando l'uncinetto nel primo punto e lavoriamo una maglia bassa in ogni punto sottostante. Una volta lavorate entrambe le fasce, ho lavorato 6 righe e raggiunto 3 cm circa. A questo punto dobbiamo andare a cucire la cerniera. Prima di tutto vado a nascondere i fili . A questo punto andiamo a fissare la nostra cerniera con gli spilli e poi si va semplicemente a cucire con ago e filo. Una volta cucita la cerniera dobbiamo andare a cucire le fascette al corpo borsa. Un lato l'ho già fatto, l'altro lo facciamo insieme. Quindi ci prendiamo un pezzo di cordoncino, lo fissiamo sul bordo della borsa ed iniziamo a cucire come abbiamo fatto per i laterali. A questo punto andiamo semplicemente a cucire entrando ed uscendo dalle asole che abbiamo qui sul bordo e dalle asole che abbiamo qui sulla fascia.
Nella parte dove ho la cerniera faccio semplicemente passare il filo tra le maglie e poi riprendo dall'altro lato la cucitura. Al termine della cucitura si blocca il tutto con un nodino e poi si va a nascondere il filo. Come potete vedere io alla fine non ho più accorciato la cerniera, ma l'ho semplicemente mandata all'interno, tanto comunque la pochette resta a me. A questo punto cosa facciamo? Andiamo a creare delle asoline, quindi una per coprire qui la cerniera ed una da questo lato per poter poi chiudere facilmente la pochette borsa. Quindi per quanto riguarda questa parte della cerniera andiamo ad avviare un tot di catenelle in base alla cerniera che avete. Io vi lascerò indicate qui in alto le misure che riguardano quello che realizzerò io. Una volta lavorate le catenelle vado a lavorare delle righe di maglia bassa quindi ho lavorato 5 catenelle che corrispondono più o meno a 3 centimetri, ho lavorato 12 righe di maglia bassa, ho raggiunto circa 6 centimetri. A questo punto vado a fare il giro di rifinitura per rifinire tutto il bordo. Negli angoli farò il solito aumento formato da una maglia bassa, una catenella ed una maglia bassa per ogni riga. Terminato anche il giro di rifinitura, taglio il filo, chiudo con la sola di chiusura e possiamo andare a cucire questa parte sulla cerniera. Quindi lo andiamo a cucire in questo modo veramente molto semplice, lo posizioniamo in questo modo, pieghiamo e vi consiglio di utilizzare ago e filo di nylon se lo avete, altrimenti va bene un filo da cucito in tono. Volendo potete mettere anche un goccetto di colla per tessuti. Quindi questo va cucito in questo modo ed ora realizziamo una fascetta anche dall'altro lato. Quindi ci facciamo il cappetto iniziale
posiziono la borsa in questo modo, punto l'uncinetto nella prima maglia, qui, quindi da dove inizia la fascia, in totale io farò 4 maglie basse, quindi diciamo che ricopre la parte della cerniera, vedete, e lavoro qualche riga di andata e ritorno a maglia bassa, giusto per creare una fascetta che mi aiuta ad aprire e chiudere la cerniera. E una volta lavorate tutte le righe, io ne ho lavorate 5 ed ho raggiunto 3 cm. A questo punto taglio il filo, nascondo il tutto ed avremo terminato. Per quanto riguarda l'applicazione della catena, visto che non ho applicato ponticelli, ma voi volendo potete farlo tranquillamente se vi è più comodo, questo però è un passaggio che va fatto prima di foderare i laterali ed assemblare tutta la borsa, quindi molto prima. Io utilizzerò questi anellini, che sono anelli da bigiotteria, sono da 2 cm di diametro. Uno l'ho già applicato, vedete, l'ho applicato qui sul bordo, l'altro lo applicherò sull'altro lato, facendolo passare semplicemente tra le maglie. In questo modo, poi lo chiudo. E mi faranno da supporto per la tracolla, che sarà una semplicissima catena a cui ho già applicato il moschettone. In alternativa alla catena potete anche realizzare una tracolla direttamente infilato, applicando poi sulle estremità i moschettoni per poterla applicare alla borsa. Quindi in modo molto semplice vado ad agganciarla. Questo è il risultato finale del progetto finito. Devo dire che sono veramente molto soddisfatta. Ero partita in realtà con un'altra idea, però alla fine io mi perdo sempre per strada e vado a finire su tutt'altro, perché le idee mi vengono nel mentre che lavoro. Però comunque sono soddisfatta del risultato ottenuto. Spero che questo progetto sia piaciuto anche a voi. Se è così, fatemelo sapere come sempre nei commenti qui sotto con un bel pollice in su. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. Attivando la campanellina riceverete le notifiche appena sarà disponibile un nuovo tutorial. Vi ricordo che il filato utilizzato è di Borgo dei Pazzi, trovate il link sempre nel box informazioni qui in basso insieme al codice sconto, valido ovviamente su tutti i filati presenti sul sito. Quindi una volta arrivati alla fase del pagamento vi basta inserire il codice per ricevere lo sconto. Trovate tutto nel box informazioni qui in basso. Io a questo punto vi ringrazio per aver seguito anche questo video, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!